Ciao a tutti, come avrete visto anche voi il mio comparto monopattini si è evoluto e si è aggiunto un nuovo monopattino in famiglia U-Win e oggi voglio farvi vedere questo Micro Go M5. Fa sempre parte della stessa famiglia a ovo, quindi abbiamo visto più o meno un mesetto o due fa questo a ovo S1 e oggi voglio far vedere questo Micro Go. Non è esente da difetti, diciamo che è ancora in fase beta, almeno io l'ho trovato in fase beta, però direi che mi piace. Arriva sempre con Bartolini, più o meno ci vuole una settimana per l'arrivo dopo l'ordine, con una confezione questa volta perfettamente intatta e ben imbottita con il polistirolo. Ma c'è un sacco di materiale da assemblare. Per fortuna all'interno trovate comunque la brugola, il cacciavite, c'è tutto il necessario e bastano più o meno quei 15, massimo 20 minuti se non siete proprio pratici per montare il tutto, perché questa volta bisogna montare il freno, le manopole e il campanello, nulla di preoccupante, però mi raccomando fate passare bene i cavi all'interno del piantone, con calma appoggiate il manubrio e infilate il tutto. Poi c'è ovviamente l'alimentatore con presa italiana e il manuale utente. La costruzione del monopattino a dir poco ottima, la maggior parte dei materiali è in lega di alluminio con un piantone ancora più largo rispetto alla ovo, come vedete anche voi confrontandolo è nettamente più grande e infatti quando sono andato a montare il lucchetto, che ho trasportato il lucchetto dalla ovo al Micro Go, ho dovuto aggiungerci una fascetta metallica, insomma adesso troverò un modo per riuscire a montarlo al meglio. E i parafanghi, come certe finiture della base, sono in plastica piuttosto rigida, ma direi anche fatte bene. Anche qui i cavi rimangono in vista, anche se avrei preferito averli nascosti. Per quanto riguarda la potenza, c'è sempre la stessa potenza ma gestita in maniera diversa. 350 watt e una batteria da 7,5 Ah da 36 volt. Il peso aumenta di un pochino rispetto alla ovo e questa volta sono 16 kg. Sono praticamente 2 kg in più. Uno detta così sembrano pochi, ma direi che si fanno sentire soprattutto se lo andate a trasportare. Le ruote sono da 8,5 pollici, sempre a nido d'ape, sono un filino rigide, però questa volta troviamo un ammortizzatore sulla ruota anteriore che assorbe molto bene i buchi. Si parla sempre di ruote abbastanza rigide, quindi assorbe meglio rispetto alla ovo che non ha un ammortizzatore, si fanno comunque sentire i buchi. E questa volta nessun ammortizzatore sulla ruota posteriore, però devo dire che non si sente nemmeno. Freno disco sempre in miniatura, fighissimo ed efficace nelle situazioni di emergenza, ma questa volta c'è anche il freno motore elettrico che basterà intervenire sulla manopola di sinistra, c'è proprio il tastino dedicato. Micro Go parla di quick fold, dicono che sia così semplice richiudere questo monopattino, circa 2 secondi. Ecco, diciamo che all'inizio sono diventato proprio matto per riuscire a richiuderlo. Ho dovuto, con l'intervento di un cacciavite, andare ad intervenire sulla leva per allentare un pochino questi perni, così si crea un pelino di gioco, perché vi assicuro che è impossibile richiuderlo con un piede. Adesso con un po' di esperienza, ruotando il manubrio tutto verso destra, spingendo sulla levetta, si riesce a richiudere il monopattino. Ecco, bisogna prenderci un pochino la mano, ma tranquilli, riuscirete nell'impresa. Come sempre fanno fatica ad inserirci un tastino in più ed è presente solamente un tasto multifunzione sotto al display. Questa volta è rettangolare e ben visibile, con dei bei numeri belli grandi, comunque il display ben visibile sotto la luce del sole. Con un semplice tocco si passa su 3 modalità. La prima modalità principiante 15 km/h, modalità normale 25 km/h e modalità sportiva 30 km/h. Con 2 tocchi si accendono i fari e 3 tocchi si cambia l'unità di misura tra km/h e miglia orari. Anche se molto belli da vedere, ci sono dei LED blu sotto al pianale. Purtroppo non si possono spegnere, forse si poteva guadagnare quei 300-400 metri
di autonomia in più. Potevano almeno inserirci un tastino in più sul manubrio, però vanno sempre a risparmio. C'è anche il cruise control in automatico se si mantiene la stessa velocità per 6 secondi e vi avvertirà con un doppio beep. Dopo ovviamente per disabilitarlo basterà o riandare ad intervenire sull'acceleratore oppure frenare. E qui c'è una piccola chicca, c'è una porta USB. È presente sul piantone un pelino più in basso rispetto al display e questa porta USB servirà un po' come ricarica d'emergenza per i propri dispositivi, tipo per lo smartphone, insomma qualsiasi dispositivo che supporta tale connettività. Una porta USB è sempre comoda, però occhio che vi si scarica il monopattino. Fino ad ora non vi ho parlato di applicazione che è disponibile per Android e per iOS, si chiama CX in Walk. Poi sotto qui in descrizione o comunque nell'articolo trovate tutti i dettagli. Ecco, in nessun modo sono riuscito a farla funzionare con il mio smartphone, nel senso l'applicazione funziona, riesco a vedere il monopattino, dalle impostazioni Bluetooth del telefono riesco a collegarmi, ma dall'applicazione proprio non c'è nessun modo. Io ho contattato direttamente MicroGo e loro mi hanno detto semplicemente: ma non hai un iPhone? Ecco, perfetto, non ho un iPhone, e dicono che uscirà un aggiornamento per l'applicazione di Android e quindi non sono riuscito a utilizzare l'applicazione. Vabbè che non è così indispensabile, però avere tutte le statistiche a portata di mano e poi in futuro andare a aggiornare il monopattino, ecco dai, è un gran peccato, però sono sicuro che nel giro di qualche settimana uscirà l'aggiornamento anche per Android. E qui arriviamo alle prestazioni a dir poco super. Il monopattino l'ho trovato un po' più tosto, manubrio leggermente più basso rispetto allo standard e pianale più lungo, consentono di effettuare curve, diciamo per esempio a 45 gradi alla massima velocità senza andare a perdere il controllo, come avrete poi visto anche voi nella prova su strada effettuata la settimana scorsa. Visto che il manubrio è un po' più basso, l'utilizzatore sarà un pelino più ingobbito nel uso, ma ho trovato questo monopattino molto ben piantato a terra, anche complice le batterie che sono poste sotto ai nostri piedi. L'ho trovato meno maneggevole rispetto alla Ovo S1, sarà per il manubrio un po' più alto, nelle manovre più strette con la Ovo si riescono ad effettuare meglio. Qui ci sono le prestazioni, come vi dicevo, super, perché fino all'ultimo goccio di batteria residua lui tira sempre come un matto, va sempre alla velocità massima e non molla mai. Però come avete visto anche voi, cosa fa? Lui va al limite, sempre di 30 km/h e poi dopo si spegne drasticamente. Quindi 30 km/h come velocità massima per tutta la durata della batteria. E nell'utilizzo città, quindi con i classici frena, accelera, spegni, accendi, eccetera, eccetera, sono riuscito a effettuare quei 24-25 km di autonomia. Nell'utilizzo extraurbano si riesce a fare qualcosina in più, diciamo che massimo quei 30 km li riesce a fare. E invece come pendenze 15 gradi massimo, diciamo massimo 20 se vi date un pelino di spinta. Per quanto riguarda la frenata, come vi dicevo, ci sono due freni, freno motore elettrico e freno a disco. Diciamo che il freno a disco lo utilizzerete solo per le emergenze, perché già il freno elettrico vi aiuterà tantissimo se siete in discesa. Voi andate ad intervenire solamente sul freno motore e piano piano andrete a rallentare. Comodità assurda, freno disco, tranquilli, ve lo dimenticherete. Per quanto riguarda l'illuminazione, c'è il faretto a LED anteriore da 3 watt, molto luminoso e forse anche troppo. Questa volta il faretto è sopra nel manubrio e tende a puntare un pelino in alto, ecco, forse chi vi viene incontro darà un pelino fastidio, però almeno siete ben visibili. Non manca il faretto posteriore che inizierà a lampeggiare quando andrete a frenare e ci sono anche questi LED blu sotto al pianale che non si possono spegnere, quindi Fast and Furious, spostati. Ma come fa a essere surriscaldato dopo 10 minuti che saremo sotto zero? E arriviamo alle conclusioni, poco micro e tanto go.
Questo monopattino ha potenza fino all'ultimo ampere di batteria, anche se l'indicatore di batterie potrebbe avvertire un pelo prima, e l'applicazione Android non ancora compatibile, ecco, anche se sinceramente non ne ho sentito la mancanza. La chiusura potrebbe essere sicuramente migliorata, preferisco di gran lunga la chiusura della Ovo, ma con il tempo si ammorbidisce e vi assicuro che diventerà tutto più semplice. Insomma, questo monopattino lo definirei un pochino acerbo e sicuramente con un aggiornamento firmware non può che migliorare, sempre quando uscirà questa benedetta applicazione. Per quanto riguarda il prezzo, 340 euro circa sullo store ufficiale, spese di spedizione incluse. Invece da poco è disponibile anche su Amazon a 320 euro, compreso di tutto, quindi avere le spalle coperte da Amazon è sicuramente un vantaggio in più, quindi io vi consiglio di acquistarlo su Amazon. Ha tanti piccoli difettucci, però se devo scegliere tra i due monopattini scelgo il Micro-Go. Ecco, sono ancora un bambino dentro, quindi preferisco avere sempre una velocità costante, sempre quei 30 km/h, che è la velocità massima che può fare un monopattino, oltre diventa non pericoloso di più. E invece l'Ovo S1 l'ho trovato molto più completo e stabile, soprattutto lato software, e quindi dipende da voi. Se amate il rischio, assolutamente il Micro-Go, e quindi siete come me. Invece volete un qualcosa di più affidabile, l'Ovo S1 è sicuramente un'ottima alternativa. Per qualsiasi altra informazione contattimi pure, e alla prossima su YouWinBlog. Vabbè, finito tutto, cosa mi sono scordato? Il dettaglio più importante è che questo monopattino parte senza la spinta, quindi basta solamente accelerare e lui parte proprio a razzo. Questo qui non è un dettaglio da poco, assolutamente da non sottovalutare, ed è una figata pazzesca.